Buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo venuti in visita al Parco Regionale Valle del Treia, che tradotto possiamo serenamente nominarlo come le cascate di Monte Gelato. Adesso sto andando piano piano perché se no scivolo, ecco, andando di qua, ecco. Quindi Parco Regionale Valle del Treia, che parte dalle cascate, o che include le cascate famosissime di Monte Gelato e che poi continua lungo questo torrente, quindi il torrente del Treia. Il punto dove andremo oggi è appunto quello delle cascate di Monte Gelato, con anche la mola, i resti della mola che appunto ci sono sul luogo. Qui c'ero già venuto tanti anni fa, non avevo fatto il video, anzi il video è qui in alto, ma era un racconto più che altro dell'esperienza che avevo fatto e avevo messo anche le foto. Invece questa volta ho deciso proprio di venire live, va bene, quindi di fare il video in diretta. E non mi aspetto moltissimo rispetto a quello che già avevo trovato all'epoca. Diciamo che anche in quell'occasione ero venuto proprio nello stesso periodo, perché era il periodo dell'Epifania, qui invece siamo poco prima di Capodanno, e quindi vediamo un pochettino se negli anni, pur avendo la stessa ambientazione, la stessa stagione, vediamo se è cambiato qualcosa. Infatti questi video e queste foto anche, a parte, diciamo così, dare sfogo alle proprie passioni, possono avere anche questa funzione, no? Di testimoniare come i luoghi cambiano nel tempo, anche se in realtà non mi do questa funzione, ecco, questa funzione sociale, chiamiamola così. Quindi si parcheggia la macchina al parcheggio che è proprio lungo la strada, poco sopra la strada, dopodiché c'è una breve camminata e si arriva appunto al luogo delle cascate, che è proprio adiacente alla strada e anche dove c'è la mola. C'è anche un ristorante, va bene, che è qui alla mia sinistra, e quindi se si vuole venire a trascorrere una giornata magari in una stagione più calda si può venire a mangiare, dopodiché a rinfrescarsi alle cascate. Quindi adesso proprio qua vicino c'è l'accesso, il primo accesso alle cascate, vediamo se c'è gente, vediamo che cosa ci offre il contesto e ci vediamo tra poco. Allora, già sul sentierino che porta alle cascate,
che è proprio adiacente alla strada. La strada è qua, va bene, è da 20 metri. Si incontrano i primi elementi di interesse. Allora, il primo è questa cascatella qui. Lì vedete già le prime strutture della mola, quindi una costruzione con cui si incanalava l'acqua per farla passare in certi determinati punti in passato, per poi sfruttarne la potenza per far muovere le mole, appunto per macinare il grano o quello che doveva essere macinato. Questo è molto interessante perché a questa durezza di questa roccia, no, contornata dalla liquidità dell'acqua, appunto. Quindi ho provato a fare due interpretazioni di questo, quindi una in bianco e nero direttamente dalla fotocamera senza filtri ND virtuali e l'altro invece con un filtro ND16, giocando un pochettino con gli ISO, quindi con la sensibilità del sensore e con l'apertura, quindi diciamo così sono venuti i tempi massimo di un secondo a mano libera. Vediamo un po' come saranno venuti, quindi mezzo secondo e un secondo a mano libera. Nel caso, siccome con la fotografia invece in bianco e nero dalla fotocamera non è venuto chiaramente il movimento dell'acqua setoso, perché ho usato dei diaframmi normali, normalmente ampi, e dei tempi di scatto normali, e quindi l'acqua è stata congelata nel suo moto. Se invece mi piace di più la foto scattata a colori, però con l'effetto seta dell'acqua, poi la trasformerò in bianco e nero sul computer. Quindi vediamo come sono venute. Il secondo elemento di interesse invece è questa struttura che faceva parte sempre del complesso della mola, molto bellino, diciamo così, questa torre che si erge e con il camminamento che gli va intorno. È una foto normale, scattata a colori, sempre a mano libera, ed è questa una prima struttura della mola, del complesso della mola. C'è da dire che non mi sono portato quella borsetta che avete visto nell'ultimo video, perché dico vabbè, tanto insomma il luogo sarà molto circoscritto e non mi servirà, invece la sto rimpiangendo perché ogni 3 metri mi devo fermare, aprire lo zaino, tirare fuori la macchina fotografica, eccetera eccetera. Quindi anche questa è una lezione appresa. Ho comprato la borsa e la devo usare. Comunque proseguiamo nella nostra camminata. Allora, dopo circa 20 metri c'è un altro spunto di interesse, queste splendide mole, che poi queste sono le vere mole, no? Che usavano per tritare, no? Tutto ciò che andava tritato. Hanno questo bellissimo muschietto qui sopra e ho provato a fare delle scatti ravvicinati di questo muschio, sperando un pochettino di non aver introdotto troppo caos nella fotografia. Comunque vedremo. Il secondo è questo splendido ponticello che ho fatto sia in bianco e nero sia a colori, con questo muschio sui muretti, e poi vediamo un pochettino se poi al ritorno faccio qualche scatto ravvicinato del muschio con l'edera sopra. Vabbè, per il momento ancora devo arrivare alle cascate che sono esattamente lì e ci vediamo tra poco.
Allora, ho sperimentato un pochettino a mano libera in questi 10 minuti, in questo piazzaletto, andando lì dove confluiscono due rami del torrente, riprendendo, diciamo così, sia il torrente che poi si biforca dopo quel punto in due punti appunto, e l'arrivo, tra virgolette, la discesa di quell'altro ramo del torrente che sta dietro a questi alberi. In più ho fatto un paio di foto a questo albero qui che ha molto carattere, infatti è stato recintato secondo me non casualmente, e infine ho sperimentato un po', sempre con fotografia a mano libera e con gli ND virtuali, la foto della cascata principale, mettendo in risalto il primo piano, che è molto interessante, tutte queste radici e quel masso in mezzo all'acqua. Adesso mangerò. Dopo mangiato farò, soprattutto in questa posizione, un'altra foto col treppiede però, perché voglio montare il polarizzatore e eliminare un pochettino di riflessi che, devo dire, ultimamente non mi danno più tanto fastidio, cioè anzi secondo me aggiungono qualcosa alla fotografia, aggiungono del carattere, degli elementi, però giusto per vedere un pochettino come viene. E tutto sommato potrei farlo anche senza treppiede, viste le caratteristiche della macchina fotografica, però diciamo eccedere il secondo, diciamo che non va tanto bene, cioè si rischia che venga mossa, quindi lo userò per poter utilizzare tempi di scatti superiori al secondo. Comunque ci vediamo tra poco. Allora, come da tradizione, ho qui due toast, uno con la sottiletta e il prosciutto crudo e l'altro con la salsa rosa e il prosciutto crudo, perché le sottilette le avevo finite. Quindi sono già le 3:20, quindi mangio più o meno in fretta, abbiamo ancora un'altra ora e mezza di luce per poi fare le mie foto e poi andare dall'altra parte del fiume a finire la giornata. Quindi buon appetito a me e ci vediamo tra poco.